Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi scopriamo due funzioni di testo tra le più nuove di Excel: dividi.testo e matrice.a.testo, entrambe facenti parte delle potenti funzioni matrice dinamica. Queste formule rivoluzionano il modo in cui lavoriamo con il testo, permettendoci di dividere stringhe in modo semplice e di trasformare matrici in testo con estrema facilità. Il tutto con risultati automatici e dinamici che si aggiornano in tempo reale. Nel tutorial ti mostro come sfruttarle per semplificare operazioni complesse e migliorare la gestione dei dati. Sei pronto? Iniziamo! Iniziamo da un problema molto semplice. Abbiamo un elenco di allievi e vogliamo separare il cognome dal nome. La nuovissima funzione dividi.testo permette di suddividere una stringa di testo in più celle in base a uno o più delimitatori. La sua sintassi prevede 6 argomenti, di cui solo i primi 2 sono obbligatori e sono quelli che utilizzeremo in questo esempio. Mi posiziono in cella B2 e digito uguale, dividi, seleziono la funzione dividi testo, come primo argomento seleziono la cella A2, digito punto e virgola e come secondo argomento il delimitatore di colonna, digito uno spazio fra virgolette, chiudo la parentesi e premo invio. Per utilizzare questa funzione nella sua forma più basilare è dunque sufficiente come primo argomento selezionare un testo e come secondo argomento digitare un delimitatore, che nel nostro caso è lo spazio presente fra il cognome e il nome. Se poi per sbaglio fra il cognome e il nome fossero inseriti 2 spazi, si verrebbe a creare una cella vuota. In questo caso possiamo intervenire sul quarto argomento della funzione. Possiamo posizionarci qui prima dell'ultima parentesi, digitare 2 volte punto e virgola per passare al quarto argomento e impostare per esso il valore vero. In questo modo, premendo invio, la cella o le celle vuote scompariranno. Se volessimo poi unire il primo nome al secondo nome, potremmo farlo mediante la funzione testo unisci. Mi posiziono in cella E2 e digito uguale, testo, scelgo con un doppio clic la funzione testo unisci, come primo argomento il delimitatore digito uno spazio fra virgolette, digito 2 volte punto e virgola per passare al terzo argomento, seleziono il primo nome, digito punto e virgola e seleziono il secondo nome, chiudo la parentesi e premo invio. A questo punto, copiando la formula verso il basso, riesco ad unire il primo e il secondo nome in un'unica cella. Passiamo ora ad un altro esempio. Mi è stato fornito un elenco di nomi, tutti separati fra loro dallo stesso delimitatore, che è il punto e virgola. Vorrei creare l'elenco degli allievi senza dover riscrivere i nomi a mano. Se io operassi come nell'esempio precedente, utilizzando la funzione dividi testo, selezionando come primo argomento la cella contenente l'elenco, digitando punto e virgola e inserendo come delimitatore di colonna un punto e virgola seguito da uno spazio, tutto fra virgolette, otterrei questo risultato: un elenco di nomi posizionati ognuno in una colonna diversa. Ovviamente il mio obiettivo è quello di avere i nomi su righe diverse. Per ottenere questo risultato è sufficiente digitare un punto e virgola aggiuntivo subito dopo il testo, in modo che il punto e virgola seguito da uno spazio diventi un delimitatore di riga. Premendo invio ottengo il risultato desiderato. Vediamo ora come utilizzare contemporaneamente entrambi i delimitatori. Ho importato da un file esterno un lungo elenco di nomi così strutturato. È presente il nome di un allievo, i suoi 3 voti in italiano, matematica e inglese, separati fra loro per mezzo di barre verticali o pipe, e ogni sequenza di dati, nome più i 3 voti, è separata dalla successiva mediante un punto e virgola. Il mio obiettivo è quello di riscrivere questi dati in una tabella ordinata. Come puoi notare, il delimitatore di colonna è la barra verticale, mentre il delimitatore di riga è il punto e virgola. In cella A4 inserisco la funzione dividi testo.
Il primo argomento è il testo contenuto in cella A1. Digito ora punto e virgola, come delimitatore di colonna, fra virgolette, digito una barra verticale e come delimitatore di riga, dopo aver digitato punto e virgola, digito fra virgolette un nuovo punto e virgola, chiudo le virgolette, chiudo la parentesi e premo invio e con una sola formula ottengo il risultato desiderato. Vediamo ora a cosa servono gli ultimi due parametri di questa funzione. L'esercizio è molto simile al precedente, solo che in questo caso i delimitatori di colonna non sono più le barre verticali, ma sono i nomi abbreviati delle materie ITA, MAT e ING. Come mi comporto quando i delimitatori sono più di uno? Semplicissimo. Utilizzo la funzione dividi testo, come primo argomento seleziono la cella contenente il testo da dividere, digito punto e virgola, e successivamente, per inserire i tre delimitatori di colonna differenti, devo aprire una parentesi graffa, Alt-GR, maiusc, parentesi quadra aperta, oppure Alt-123. Inseriamo ora il primo delimitatore fra virgolette, virgolette, spazio, ita, spazio, chiuse le virgolette. Per passare al secondo delimitatore, digito backslash. Apro di nuovo le virgolette, spazio, mat, spazio, chiuse le virgolette, backslash. Inserisco ora l'ultimo delimitatore, virgolette, spazio, ing, spazio, chiuse le virgolette e chiudo la parentesi graffa. Alt-GR, maiusc, parentesi quadra chiusa, oppure Alt-125. Digito punto e virgola e passo al delimitatore di riga, che è aperte le virgolette, punto e virgola spazio, chiuse le virgolette. Chiudo la parentesi tonda e premo invio, ottenendo così in un sol colpo il risultato desiderato. Riepilogando, quando vuoi utilizzare più di un delimitatore, devi costruire una matrice di delimitatori. La matrice è racchiusa fra parentesi graffe e ogni delimitatore, che va digitato fra virgolette, è separato dall'altro mediante un backslash. Analizziamo ora alcuni casi particolari. Per prima cosa, copio il contenuto della cella A1, CTRL-C, ESC all'interno di questa cella gialla, CTRL-V, invio. Ora cambio il primo argomento della funzione dividi testo appena inserita e seleziono la cella di colore giallo, F6. Premo di nuovo invio. Cancello ora qualche voto in matematica. Canc, mi posiziono qui alla sinistra del voto, canc, e anche qui, canc, e premo di nuovo invio. Come puoi notare, sono scomparsi 3 voti dalla tabella. Se volessi evitare queste 3 celle vuote e scrivere i voti in inglese qui a sinistra, potrei utilizzare il quarto argomento della funzione dividi testo, l'argomento ignore empty. Il suo valore predefinito è falso e dunque vengono incluse le celle vuote. Impostando il suo valore a vero e premendo invio, i voti in inglese vengono spostati a sinistra, anche se non ha molto senso, e nelle celle qui a destra compare l'errore non disponibile. Annulliamo ora le ultime modifiche effettuate e proviamo a effettuare una modifica all'interno della funzione dividi testo. Cancello tutti gli spazi presenti qui all'interno dei delimitatori e qui alla fine, prima dell'ultima parentesi tonda chiusa, digito 2 volte punto e virgola in modo da passare al quinto argomento, match mode. Il valore predefinito di questo argomento è 0, corrispondenza sensibile alle maiuscole e alle minuscole. Digitando invece 1 si ha una corrispondenza senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Come puoi notare, i primi 3 nomi che ho digitato sono Italo, che inizia con le 3 lettere del delimitatore ITA, Matteo, che inizia con MAT, e Ingrid, che inizia con ING. Excel non capirà più niente e utilizzerà i 3 nomi come delimitatori. Premendo invio ottengo un risultato confusionario, poiché i primi 3 nomi sono stati tagliati a metà e hanno fatto sì che venisse inserita una colonna aggiuntiva inutile. Annullo di nuovo le modifiche effettuate e se vuoi un consiglio ti invito a non utilizzare mai il quinto argomento e a lasciare attiva la distinzione fra maiuscole e minuscole. Facciamo ora un'ultima modifica. Cancelliamo tutti i voti del secondo allievo. Premendo invio
Excel non trova più i dati che gli servono per riempire la riga e riempie quest'ultima di errori di valore non disponibile. Correggiamo anche quest'ultimo errore. Dopo esserci posizionati nella cella contenente la formula, digitiamo 3 volte punto e virgola per passare al sesto argomento. Qui possiamo digitare fra virgolette il valore da inserire nel caso il valore non venga trovato. Chiudiamo le virgolette e premiamo invio e in questo modo l'eccezione verrà gestita brillantemente. Vediamo ora a cosa serve la funzione matrice.a.testo di Excel. Ho a disposizione un elenco di allievi e vorrei trasformare questo elenco in una stringa di testo. Posso raggiungere il mio obiettivo utilizzando la funzione matrice.a.testo, che ha una sintassi molto semplice, prevede infatti l'inserimento di un solo argomento obbligatorio e di un argomento facoltativo e restituisce una matrice di valori convertiti in testo, preservando quelli già testuali e convertendo in testo quelli non testuali. Questa funzione è utile quando vuoi convertire degli intervalli in stringhe di testo. Vediamo ora come utilizzarla al meglio. Mi posiziono in questa cella gialla, inserisco la funzione matrice.a.testo e come primo argomento seleziono l'intervallo azzurro. Premo invio e in un baleno l'intero elenco viene trasformato in una stringa di testo in cui ogni nome è separato dal successivo da un punto e virgola e da uno spazio. Vediamo ora a cosa serve il secondo parametro. In questa cella di colore verde inserisco di nuovo la funzione matrice a testo. Seleziono di nuovo l'elenco e digito punto e virgola per passare al secondo argomento. Il valore predefinito di questo parametro è 0, conciso, e fornisce il risultato che hai appena visto qui in alto. Impostando invece il valore 1 e premendo invio, otteniamo i valori dell'elenco sotto forma di matrice, cioè racchiusi fra parentesi graffe e separati ognuno dal successivo mediante un punto, che nelle matrici è il separatore di riga. Se invece l'elenco da unire fosse un elenco orizzontale, la funzione matrice a testo, utilizzando solo il parametro obbligatorio, fornirebbe un elenco in cui i separatori sono il punto e virgola e lo spazio, mentre impostando il secondo parametro al valore 1, la stringa di testo sarà scritta sotto forma di matrice, e cioè fra parentesi graffe, e in questo caso il separatore fra un termine e il successivo sarebbe un backslash, che nelle matrici, come sappiamo, è il separatore di colonna. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!